Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. La storia di cui voglio parlarvi oggi è accaduta in Indiana ed è qualcosa di veramente incredibile. Protagonista è una delle case più infestate d'America e una famiglia, la famiglia Ammons, che viene presa di mira da alcuni demoni che abitano all'interno della loro nuova casa. Passi nella notte, levitazione e possessioni demoniache è tutto quello che ha dovuto passare questa povera famiglia. È anche una storia abbastanza recente, qui avremo delle testimonianze chiare da parte di alcuni agenti di polizia, medici e giornalisti, ma soprattutto una fotografia, testimonianza di tutta la veridicità di questo caso noto anche come Demon House. Pensate che l'Indianapolis, che si è occupato di questa storia, ha raccolto numerose interviste e redatto centinaia di documenti ufficiali. Ha intervistato medici, agenti di polizia, giornalisti, il parroco del luogo, ma soprattutto l'agente dell'epoca Charles Austin, che dichiarò di non aver mai visto nulla di simile in 36 anni della sua carriera, che all'inizio pensava si trattasse di tutta una messa in scena messa in atto dalla famiglia, ma che si è dovuto ricredere dopo le numerose visite alla casa. Ma amici, prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere tutti i miei prossimi video, se siete appassionati come me di paranormale, misteri irrisolti e storie to crime. Ma adesso iniziamo. Siamo a novembre del 2011 e la famiglia Ammons è composta da Latoya Ammons, la mamma Rosa Campbell e i 3 figli di Latoya di 7, 9 e 12 anni. Si trasferiscono tutti insieme in una casa in affitto al 3860 di Carolina Street a Gary, in Indiana. All'inizio la situazione appare tranquilla, tutto si svolge in maniera normale, ma dopo qualche giorno la situazione cambia di netto perché cominciano a verificarsi degli eventi un po' strani, come per esempio un'invasione di grosse mosche nere nel loro portico. E la cosa è un po' strana perché loro hanno delle zanzariere proprio per tenere lontani gli insetti. All'inizio la famiglia Ammons non dà molto peso a questa cosa, anche se rimangono turbati dal fatto che più ne uccidono e più ne arrivano. E oltretutto non era il periodo giusto dell'anno per avere delle mosche in giro, perché era dicembre e faceva freddo. Ma questo fu solo l'inizio di un incubo che turbò tutta questa famiglia, perché ad un certo punto le mosche arrivarono in veri e propri sciami e questo cominciò a terrorizzare tutte queste persone. Ma il terrore di questa famiglia iniziò una notte, precisamente subito dopo la mezzanotte. Iniziarono a sentire rumori di passi pesanti che arrivavano dal seminterrato e non solo, avvertirono anche degli strani scricchiolii alla porta che c'era tra il seminterrato e la cucina. Ma la cosa più scioccante è che ogni volta che scendevano per accertarsi che non fosse entrato qualcuno in casa, rimanevano turbati nel vedere che non c'era assolutamente nessuno, e tutto questo continuò anche quando decisero di chiudere quella porta a chiave. Pensate che una notte la mamma di Latoya si sveglia di soprassalto e vede una figura tutta scura, simile ad un uomo, dirigersi verso il soggiorno. La donna, terrorizzata, salta subito giù dal letto, ma con molto coraggio si dirige anche lei verso il soggiorno, ma non trova nessuno. L'unica cosa di cui si accorge sono delle grandi impronte d'acqua a forma di stivale sul pavimento. Ed è qui che la famiglia capisce che all'interno di quella casa c'è qualcosa che non va, qualcosa di non vivo che vuole palesarsi con loro. Ma se fino ad allora c'erano stati solo passi, rumori e mosche, il 10 marzo del 2012 la situazione cambia drasticamente, portando la famiglia nel panico. Una sera, mentre gli Ammons erano riuniti nella loro casa insieme ad un gruppo di loro amici per commemorare una persona cara scomparsa, succede un fatto davvero
sconvolgente. La Toya si reca nella stanza della mamma e all'improvviso si mette ad urlare. Quando tutti si precipitano in quella stanza assisteranno ad un fatto davvero sconvolgente, perché la figlia di Latoya di 12 anni sta levitando sopra il letto della nonna in uno stato di incoscienza. Sono tutti terrorizzati da questa situazione e si mettono a pregare. Dopo pochi minuti la ragazzina smette di levitare e si adagia sul letto. Al suo risveglio però non ricorda assolutamente nulla. Tutte le persone che erano andate a trovarle quella sera non misero mai più piede dentro quella casa. A questo punto la Toya e la mamma capiscono di aver bisogno di aiuto e si rivolgono ad alcune chiese del luogo. Pensate che però alcuni di loro si rifiutarono addirittura anche solo di ascoltarle. Prese dallo sconforto, decideranno di rivolgersi a 2 chiaroveggenti. Queste 2 persone, appena metteranno piede all'interno della loro casa, avvertiranno l'immediata presenza di oltre 200 demoni e saranno proprio loro a consigliare alle 2 donne di rivolgersi ad una medium, l'unica figura che secondo loro poteva aiutarle nella liberazione di queste presenze demoniache all'interno della loro casa. Ma solo dopo qualche giorno la situazione già al limite volgerà al peggio, perché questi demoni prenderanno di mira la Toya, ma soprattutto i suoi 3 figli. I bambini apparivano come posseduti, gli occhi sembravano uscirgli dalle orbite, il loro tono di voce cambiava in continuazione, assumendo dei suoni davvero da brividi. Sul loro viso apparivano dei sorrisi davvero demoniaci. Pensate che anche la Toya dichiarò che quando era posseduta sentiva la sua testa come leggera e calda e che venne il suo preso di corpo mira si scuoteva scoprì incontrollabilmente, che come si se chiudeva fosse in preda sempre alle spesso convulsioni. all'interno di uno stanzino per parlare con un amico immaginario. Un giorno la Toya lo vide levitare in aria e cadere sul pavimento come se qualcuno lo avesse lanciato con una forza sovrumana. Lo stesso bambino un giorno avrebbe avuto persino gli occhi rovesciati all'indietro, mentre con una voce demoniaca diceva che era ora di morire e che l'avrebbe uccisa. La figlia più grande successivamente raccontò agli psicologi che spesso si sentiva soffocare, come se qualcuno la stesse tenendo talmente stretta da bloccarle il respiro, e raccontò anche di aver sentito una voce sussurrargli che non avrebbe più rivisto la sua famiglia perché sarebbe morta molto presto, entro 20 minuti. Le notti per questa famiglia divennero degli incubi ad occhi aperti, tanto da costringerli ad andare a dormire in un hotel. Il 19 aprile del 2012, non sapendo più a chi rivolgersi, decisero di parlare di tutta la situazione al loro medico di famiglia, il dottor Jeffrey Onyekwu, che si recò subito nella loro casa. Pensate che lo stesso medico, appena mise piede all'interno dell'abitazione degli Ammons, rimase terrorizzato e disse poi successivamente che in 20 anni della sua carriera non gli era mai capitata una situazione simile, perché appena entrò in quella casa venne aggredito verbalmente dai 3 figli di la Toya con delle voci davvero da brividi e totalmente innaturali. In particolare il bambino più piccolo venne sollevato da una forza invisibile e scaraventato contro un muro sotto i suoi stessi occhi. Ma non solo, il dottore raccontò che i bambini persero conoscenza diverse volte e non riuscirono a rinvenire nemmeno con il suo aiuto, ed è qui che il medico contattò immediatamente la polizia e l'ambulanza, dove trasportarono i bambini all'ospedale metodista. Lì riuscirono a riprendere conoscenza, ma se 2 di loro ripresero a comportarsi normalmente, il bambino più piccolo continuava ad agitarsi e ad urlare. Pensate che ci vollero 5 uomini per riuscire a tenerlo fermo, e parliamo di un bambino di soli 7 anni. A quel punto l'ospedale, come da prassi, contattò i servizi sociali perché dovevano capire se i bambini erano trascurati o vittima di maltrattamenti dalla famiglia, e soprattutto se la mamma, la Toya, avesse dei problemi psicologici.
La dottoressa che si occupò del caso fu la dottoressa Valerie Washington, che visitò tutta la famiglia in ospedale. E quello che raccontò in seguito fu davvero inquietante, perché ricordò che mentre stava parlando con la mamma dei 3 bambini, il figlio più piccolo iniziò a ringhiare mostrando i denti come un cane e i suoi occhi diventarono totalmente bianchi. Ma la cosa più sconvolgente è che tentò di uccidere suo fratello maggiore serrandogli le mani intorno al collo. A quel punto la dottoressa Washington insieme all'infermiera Walker cercarono di portare gli altri 2 fratelli più grandi in un'altra stanza per parlare con calma, ma il più piccolo continuava a ringhiare contro il fratello più grande, dicendogli con una voce demoniaca che era tempo di morire, che lo avrebbe ucciso. Pensate che il fratello più grande a quel punto cominciò a tirare delle testate alla pancia della nonna. Ma non finì lì, perché sia la dottoressa Washington che l'infermiera Walker furono testimoni di un altro fatto molto sconvolgente. Sotto i loro stessi occhi, il bambino di 9 anni, con un sorriso davvero sinistro sulla faccia, incominciò a camminare all'indietro sul muro arrivando al soffitto. Saltò poi sulla nonna e atterrò perfettamente in piedi. La dottoressa dichiarò che era un fatto incredibile, che nessun essere umano avrebbe potuto fare una cosa del genere, che non erano di fronte ad un'acrobazia, perché il modo che aveva avuto quel bambino di camminare sul muro e sul soffitto era come uno scivolare. Questa cosa portò le 2 donne a scappare terrorizzate da quella stanza d'ospedale. Subito dopo cercarono di interrogare il bambino su quanto accaduto, ma non si ricordava assolutamente nulla. A quel punto i servizi sociali decisero di separare la Toya dai suoi figli in via precauzionale, con molta sofferenza, perché i bambini iniziarono a piangere disperati per il fatto di doversi separare dalla loro mamma. Il cappellano dell'ospedale il giorno successivo, il 20 aprile del 1912, si mise in contatto con Don Michael Maginot della parrocchia di St. Stephen. Decise di raccontare tutto quello che stava vivendo la famiglia Ammons e gli chiese anche di praticare un esorcismo sul figlio di 9 anni. Don Maginot decise di incontrare la famiglia solo qualche giorno più tardi. Incontrò prima la nonna e poi la mamma, e già lì qualcosa di strano si avvertì. Le luci si accendevano e si spegnevano da sole, le tende si muovevano anche senza un filo d'aria e sul pavimento apparvero delle impronte umide di scarpe. Passò lì con loro 4 ore e si rese conto che la famiglia era tormentata da diversi demoni che abitavano in quella casa. Consigliò infatti alle 2 donne di trasferirsi altrove, così fecero. Andarono a vivere per qualche tempo da alcuni loro parenti. La settimana successiva le 2 donne, insieme alla dottoressa Washington e all'infermiera Walker, si recarono all'interno dell'abitazione perché i servizi sociali volevano vedere le condizioni di vita di quei bambini. La Toya però decise di non mettere piede in quella casa, mentre la nonna invece sì. Insieme a loro ad accompagnarle c'erano 3 agenti di polizia e quello che scrissero nei loro rapporti era davvero agghiaccianti. Il pavimento in cemento era completamente sradicato. Quando un agente accese il suo registratore, smise di funzionare all'istante, nonostante le pile fossero nuove. Quando un altro agente accese il suo registratore, successivamente, quando riascoltò la registrazione, sentì una voce ben distinta sussurrare «Hey!». Pensate che durante alcuni scatti alla casa una delle foto venne tutta sfocata. Quando poi decisero di fare un ingrandimento al PC, si accorsero di una figura femminile sullo sfondo. Anche altre foto fatte da alcuni agenti con il cellulare vennero poi visionate successivamente e si accorsero di alcune figure umane. Mentre si svolgeva questa visita alla casa, i 3 bambini di La Toya vennero sottoposti a delle visite psichiatriche, ma non venne fuori nulla di particolare.
Gli agenti continuarono ad indagare sul caso e durante una visita dove era presente anche Don Maginot e un'altra dottoressa dei servizi sociali, Samantha Ilitch, perché la dottoressa Washington aveva deciso di non mettere più piede in quella casa, avvennero altri fatti molto strani. Ad un certo punto un liquido cominciò a gocciolare dal soffitto del seminterrato e un altro liquido più oleoso prese a gocciolare dalle veneziane, senza che potessero neanche immaginare da dove poteva provenire questo liquido. Un loro agente decise di pulire e asciugare tutto e chiudere la stanza a chiave, ma quando ritornò mezz'ora più tardi il liquido aveva ripreso nuovamente a gocciolare. A quel punto Don Maginot decise di scrivere al vescovo, il Monsignor Dale Malczek, per chiedergli il permesso di effettuare un esorcismo alla casa. Pensate che in 21 anni come vescovo di Gary il Monsignore non aveva mai autorizzato un esorcismo. Difatti la prima richiesta di Don Maginot non fu accolta, ma successivamente con gli altri eventi che avvennero il vescovo gli consigliò di mettersi in contatto con dei sacerdoti che avevano esperienza in esorcismi. Qualche giorno dopo però Don Maginot decise lui stesso di praticare un piccolo esorcismo di liberazione che non necessitava di autorizzazione episcopale. Erano presenti 2 agenti e la dottoressa Ilitch, che raccontarono poi successivamente quanto accadde in quelle 2 ore. C'era la sensazione di non essere soli, come se qualcuno di non vivo fosse lì con loro, e ne avvertirono anche il respiro sul collo. Ma questo esorcismo purtroppo non sortì l'effetto sperato, forse perché appunto era molto blando, ma quando il vescovo gli diede il consenso fu proprio Don Maginot ad eseguire un esorcismo più potente. Ne vennero fatti 3 in totale, 2 in inglese e 1 in latino, e successivamente la casa venne liberata e la famiglia Ammons non ebbe più problemi, anche se decisero comunque di trasferirsi ad Indianapolis. La casa di Carolina Street divenne ovviamente molto famosa come la casa più infestata d'America e divenne meta di curiosi e amanti del paranormale, ma con l'arrivo del nuovo proprietario non ci furono più problemi di eventi paranormali e la famiglia Ammons vive serenamente tutt'oggi ad Indianapolis. Pensate che nel 2014 Zach Bagans, il produttore esecutivo e protagonista della trasmissione Ghost Adventures, acquistò la casa per $35.000 con l'intento di girarci un documentario in cui raccontava tutta la storia horror di casa Ammons. Dopo aver girato il documentario, che fino ad oggi non ha mai divulgato, fece radere al suolo la casa. Pensate che dichiarò poi che c'era qualcosa in quella casa che aveva la capacità di fare cose che non aveva mai visto prima, cose che nessuno poteva spiegare, nemmeno i credenti più fervidi. In quella casa c'era qualcosa di molto scuro, molto intelligente e potente. Amici, mamma mia, che storia davvero incredibile. Io non la conoscevo, l'ho scoperta per caso e adesso sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi nei commenti, se la conoscevate e che cosa pensate di tutta questa storia. Mi raccomando, scrivetemi perché vi leggo. Amici, siamo arrivati al termine di questo video. Se questa storia vi è piaciuta non dimenticatevi di lasciarmi un like. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima settimana con una nuova storia. Ciao amici!